Bene, siamo a fine maggio 2024, andiamo ad innestare a doppio spacco inglese metanizzato il marrone biondo su castagno selvatico. Come avete visto, il diametro della marza che andremo a utilizzare deve corrispondere a quello del soggetto su cui la innesteremo. Cosa molto importante per il successo dell'innesto è andare a utilizzare delle innestatrici professionali di grandissima qualità. Prepariamo la marza che va tagliata più o meno alla terza gemma. Una volta posizionata bene la marza nell'innestatrice, stringiamo con forza e con un colpo secco, ecco un taglio lineare, pulito, che è la chiave del successo dell'innesto a doppio spacco inglese. Andiamo ora a posizionare il soggetto sulla marcia, vediamo che i diametri corrispondono, quindi con ogni probabilità l'innesto avrà successo. Una volta fatti corrispondere bene i tagli, andiamo ad eseguire una tacca più o meno a metà sulla corteccia senza incidere troppo. La tacca deve essere visibile. Ora, circa 2 o 3 mm sopra la tacca creata, andiamo a praticare un'incisione verticale sulla marza. Facciamo lo stesso sul soggetto, sempre 2 o 3 mm sopra la tacca che avevamo inciso sulla corteccia, ci serve come riferimento. Incastriamo ora i due lembi incisi di marza e soggetto uno sull'altro. Quindi battiamo in maniera leggera ma decisa fino a far corrispondere le tacche che avevamo creato su marza e soggetto. Posizioniamo bene la marza sul soggetto in modo da avere una perfetta corrispondenza dei due tagli che abbiamo creato con l'innestatrice. Andiamo ora a ricoprire qualche centimetro di soggetto e l'intera marza con un nastro parafilm traspirante, tipo buddy tape o similare. Un unico strato di nastro è sufficiente, soprattutto le gemme non vanno ricoperte a doppio strato col nastro stesso, meglio se non lo rompete il nastro. Ci mancava anche il telefono. Rotto di nuovo.
Cosa molto importante è andare a coprire bene il taglio apicale della marza in modo da evitare qualsiasi tipo di mastice che favorisce il cancro corticale. Ora andiamo a rinforzare l'innesto posizionando del semplice nastro isolante agli estremi dei tagli che abbiamo realizzato, ne bastano uno o due giri, e questo sia per, come detto, rinforzare e robustire l'innesto, sia per andare a compensare un'eventuale spinta linfatica molto forte dal soggetto che potrebbe scalzare la marza. Ecco fatto, innesto finito. 13 luglio 2024, l'innesto ha attecchito perfettamente formando un buon callo, così come praticamente tutti quelli realizzati. Tecnica di innesto a doppio spacco inglese meccanizzato arriva a un successo del 95% se ben eseguita, con bassa probabilità di problemi di cancro corticale negli anni successivi. E per finire un bel saluto a tutti.